Oggi siamo con due grandi amici che da tempo abitano a New York, sono italiani ma ormai sono anche newyorkesi e sono due giornalisti, Maria Teresa Cometto che scrive per il Corriere della Sera e Glauco Maggi che scrive per La Stampa e ha un blog su money.it. Allora, come mai abbiamo creato questo collegamento? In realtà è il primo capitolo di una storia che si svolgerà nelle prossime settimane, perché questi due amici sono in partenza per un viaggio che esplorerà regioni diverse degli Stati Uniti e forse possono aiutare a farci capire almeno due cose. La prima, com'è l'America dopo il Covid, un'America dove ancora i turisti non arrivano e quindi sarà sicuramente molto interessante guardarla con i loro occhi perché è un'America dove si muovono per il momento soprattutto o solo gli americani. E poi com'è diversa l'America da New York, che è un'altra cosa interessante, perché gli italiani sono convinti che l'America sia New York o comunque diciamo le grandi città che assomigliano a New York, come Chicago per esempio, e invece questo non è. Allora io chiederei a Maria Teresa e poi a Glauco a spiegarci così come sarà il loro viaggio, intanto come si muovono, in bicicletta, in camper, eccetera, e poi un po' il loro itinerario. Bene, grazie Fabio per averci chiesto di collaborare con l'Istituto Italiano di Cultura New York, ne siamo molto felici e orgogliosi e grazie quindi per ospitarci nelle tue stanze. Noi siamo giornalisti, quindi siamo curiosi di professione, ci piace viaggiare, in America abbiamo già visitato molti stati, dall'Alaska alla Florida, dalla California a tutta la costa dell'est dell'est sull'Atlantico, il Texas, New Mexico, la Louisiana. Ma questa volta vogliamo invece andare ad esplorare degli stati e un percorso che, come dicevi tu, i turisti, ma anche molti newyorkesi, frequentano molto poco. I turisti italiani e di tutto il mondo vengono appunto a New York, vanno in Florida, Miami, vanno in California. Noi invece vogliamo seguire il percorso dei pionieri che dall'est, dalle cose dove sono sbarcati, sono andati alla scoperta del West fino all'Oregon. Quindi partiremo in automobile lunedì 7 giugno da New York e il primo viaggio di andata fino all'Oregon lo facciamo lungo lo storico Oregon Trail, che fu proprio quello dei pionieri che nelle carovane andavano alla scoperta del West e poi via via o scendevano in California o si fermavano nello Utah i mormoni, ma molti sono arrivati fino in fondo. Visiteremo tutto l'Oregon, che è lo stato appunto più a nord fino al confine con il Canada, e poi ritorniamo per un percorso ancora più a nord, The Great Northern chiamato, visitando quindi stati veramente così molto isolati e poco conosciuti come il Nord Dakota, come il Montana, e per quella strada torneremo a New York. Glauco, vuoi? Ma io non sono sicuro che l'Oregon sia in confine con il Canada, ma probabilmente è la Washington State. È un pezzo. È un pezzo. Comunque siamo così curiosi che andremo a scoprire anche questo, come tanti altri punti. Io devo dire che la mia curiosità soprattutto è di capire un po' il cuore e i polmoni di questa America. Diciamo che la testa è sulle due coste, dove c'è l'industria editoriale, dove c'è l'high tech, dove ci sono le realtà che sono universalmente note per l'America di oggi, degli ultimi diciamo 2-3 decenni. Ma l'America è nata, è diventata quella che è, per il grande polmone delle sue ricchezze naturali, che sembra banale dirlo, ma proprio durante il Covid sono emerse come fondamentali, per esempio il legno, il legname, il timber, la foresta, la ricchezza delle foreste,
chi gira per New York, e questo l'abbiamo visto proprio noi, chi gira per New York non ha mai visto tanto legno come quest'inverno, perché la creatività, la grande voglia di comunque vivere, di guadagnare dei poveri newyorkesi che dovevano stare con i ristoranti chiusi, al chiuso, ha fatto sì che sono sorti migliaia di verande. Il legno è stata la materia che li ha un po' salvati. Insomma, New York oggi è un po' come Roma, come altre città italiane che vive fuori, vive per le strade. Da questa New York noi andremo a scoprire anche come in altre parti del paese, noi giriamo 22 stati, come altre 22 altre popolazioni di 22 stati stanno reagendo, stanno confrontandosi con la più grande sciagura pandemica da un secolo a questa parte, e quindi una cosa non da poco, e dovremmo riuscire a capire anche quanto questo Covid ha influito sul modo di comportarsi, di pensare e per esempio, tutto il discorso dell'educazione, delle scuole, del lockdown che ha tenuto i ragazzi lontano dall'insegnamento per così tanti mesi, anzi per più di un anno, ecco, come è stato affrontato anche in posti che non conosciamo ancora, e la nostra curiosità girerà per le praterie dell'America libera, libera e con tanto spazio da coprire. Sarà molto interessante capire anche com'è questa America, perché in fondo noi siamo convinti, per esempio nel caso delle elezioni, che sia New York a darci il senso di quello che avverrà, e invece è capitato più volte, per esempio per le elezioni presidenziali, che New York votasse in un modo e l'America votasse in un altro. L'America è quella che appunto costituisce il grande cuore dell'America, è quello che voi attraverserete. Quindi è un mondo che apparentemente non esiste agli occhi spesso degli europei, ma che è fondamentale anche per il destino dell'America e degli Stati Uniti. Volevo chiedervi, allora, sarà magnifico seguire il vostro viaggio un po' in diretta. Come pensate di di tenervi in contatto con noi? Come si svolgerà questo rapporto a distanza? Beh, programmiamo di scrivere un diario di viaggio, quindi prenderemo appunti e scatteremo foto e ve le manderemo il più frequentemente possibile, almeno una volta ogni 2 giorni, credo, i testi scritti, e se riusciamo 2 volte alla settimana anche con dei brevi video in cui possiamo dialogare meglio. Ecco, sarà molto interessante vedere cosa scopriamo, sia dal punto tutto quello che diceva prima Glauco, e poi anche cercare collegamenti culturali e così riferimenti che possono interessare anche in particolare il pubblico dell'Istituto Italiano di Cultura. Le grandi praterie, le grandi pianure, dove si viaggia per ore e ore senza così, incontrare persona viva, sono quelle che secondo Walt Whitman rappresentavano meglio il paesaggio e l'umore del paese, dell'America. Lui ha scritto appunto, sì, e tutti quanti dicono che gli Yosemite Park in California o lo Yellowstone o le Niagara Falls sono gli emblemi dell'America, ma secondo me le grandi praterie sono veramente la massima espressione del carattere dell'America. Andremo fra i vari stati in Idaho, dove Hemingway aveva il suo chalet e dove tragicamente ha messo fine alla sua vita, ma passiamo anche dal Michigan, dal lago dove lui da ragazzo ha imparato ad andare a caccia, a pescare, ad amare i grandi spazi e ad amare la natura. Passeremo dai parchi che Theodore Roosevelt amava,
il primo presidente ambientalista, il primo presidente che si è impegnato moltissimo nella conservazione della natura e delle bellezze naturali dell'America. Andremo a spettacoli che sono tipici della cultura dei cowboy, come lo spettacolo western a Cody, capitale appunto dei cowboy nel Wyoming. A Medora andremo a vedere lo show che appunto fa rivivere gli anni di esplorazione di Theodore Roosevelt, e così cercheremo di immergerci al 100% in questa realtà tutta da scoprire. Abbiamo Sarà anche molto interessante vedere anche, lo chiedo a Glauco, in particolare gli italiani che incontrerete, se non gli italiani, gli italofili, cioè sapere che cosa questa America sa e non sa dell'Italia, perché io mi ricordo ancora quando una studentessa che io portavo insieme a tutta la classe di UPenn in viaggio a Venezia, arrivati a Venezia, si guarda attorno e mi chiede se quella era una theme city, come se fosse un parco. Non aveva mai sentito parlare di Venezia, non avevano mai, molti dei miei studenti non avevano idea di dove l'Italia fosse collocata all'interno dell'Europa. Quindi questa America che cosa sa dell'Italia e dell'Europa? Non so se Glauco ha già un'idea no, appunto. Ma che cosa, questa è una curiosità, no? L'idea penso che dell'Italia finora, quando noi chiediamo, o ci è capitato di dover chiedere, perché spesso dall'Italia magari i giornali vogliono sapere ma cosa pensano di questo governo, una volta Berlusconi, una volta Renzi, una volta Draghi, e effettivamente negli anni passati c'era molta poca o nulla attenzione e conoscenza della realtà italiana, era rarissimo trovare chi sapeva dell'Italia. Oggi la mia percezione, ma sarà da verificare, è che vuoi per internet, vuoi per la globalizzazione, vuoi per quello che io sto notando come un lento smottamento dell'America e dei suoi valori verso quelli europei, ma probabilmente troveremo più gente che sa più cose dell'Italia, e ne renderemo conto perché vedremo, sarà molto interessante. No, Noi bisogna partiamo vedere se con... appunto il mondo che attraversate è più attratto dal west o dall'east, cioè qual è il polo di attrazione, perché l'Occidente è un polo di attrazione forte, ma anche dall'altra parte non è che si scherza, tutto il mondo della Cina, della Corea, del Giappone. Insomma, è un mondo molto attrattivo, l'ho visto anche nelle università americane, spesso gli studenti si spostavano verso quel mondo per fare poi il PhD e fare ricerca. Giusto, giusto, vero, tutto da scoprire. Ecco, dal punto di vista degli italiani immigrati, questi sono stati dove poco sono andati gli immigrati italiani, perché gli immigrati italiani sono rimasti o sulla costa dell'est o sono andati in California soprattutto, e qua invece sono venuti di più immigrati dalla Germania, dalla Polonia, dalla Norvegia, quindi dalle aree più a nord dell'Europa, che potevano anche ambientarsi meglio in climi veramente rigidi e terribili come appunto quelli del Montana o del Nord Dakota. Io sono contento che siate in due, così uno guida e l'altro fa le foto. Ah beh, per guidare una cosa l'abbiamo già imparata, veramente, veramente un'esperienza l'abbiamo avuta girando il Texas molti anni fa, ma adesso abbiamo proprio visto nero su bianco sulle guide, dice la prima cosa è quando il serbatoio è arrivato a metà, fai subito benzina, perché il pericolo di dover avere 300, 400, 600 miglia da attraversare senza un'anima viva c'è, proprio per le grandi estensioni. Cercheremo di non rimanere per strada. Cercheremo di non Ma rimanere. portarsi via una tanica è illegale o si può fare mettere una tanica nel serbatoio? Nel bagagliaio?
sai che non so se è legale o illegale. Io penso no. che sia legale. Penso che sia legale, ma non lo faremo. Perché dico, al limite la benzina è come l'acqua Certo, nel certo. deserto, insomma. Certo. Quindi mi ricordo l'attraversamento di quell'America in aereo mi ha lasciato stupefatto, perché queste grandi praterie, io sono perfettamente d'accordo, enormi praterie, e poi questi piccoli villaggi che uno si domanda ma di cosa vivono e come vivono. Non Certo. credo Certo, che una certo. dimensione così, noi nel nord Italia in particolar modo, che è così, ha così un'urbanizzazione fitta da secoli, dal Medioevo o addirittura dalla latinità, non Io- credo che noi ci possiamo immaginare una situazione del genere. È vero, è vero. Noi abbiamo, e troveremo probabilmente, è sicuro che troveremo, i comuni che hanno le città, cittadine, town, che hanno la curiosa abitudine di di segnare il numero degli abitanti. Tu trovi, non so, il Jackson, dico un nome a caso, Jacksonville, 221 abitanti, 58 abitanti. Mamma mia. E quindi lì sì, lì capiterà che non potremo non imbatterci e sarà una delle curiosità che ci Ma piacerà raccontare. riuscite ad avere un albergo ogni notte o qualche notte la passate così? Sotto Cioè le riuscite ad stelle. arrivare a una destinazione ogni giorno oppure ci sono tratti molto lunghi senza niente? No, no, ho programmato tutte le tappe e prenotato tappa per tappa albergo oppure motel in molti casi, Airbnb, situazioni di tutti i tipi. Vabbè, Sì, no, allora anche questo sarà molto interessante. cer- certi giorni magari, anzi non senza magari, guideremo per anche 5 o 6 ore e quindi in questo modo tu puoi bypassare praticamente tutte le possibili aree deserte. Più frequentemente abbiamo programmato sulle 3 ore, no? Circa, sono Circa, sì. intorno alle 3-4 ore. Per fermarci e guardarci in giro e Certo. godere Sì. o dello spettacolo naturale o dei punti più storici, fra virgolette, che troveremo. E come clima, che clima troverete in quel pezzo di America? Perché noi adesso ci stiamo avviando verso l'estate, persino qui a New York nei prossimi giorni ho visto che la temperatura arriva quasi a 30 gradi. Nella maggior parte dei casi credo che ci saranno forti sbalzi di temperatura fra il giorno, dove anche in molti posti troveremo temperature verso i 30 gradi, e la notte dove si può scendere quasi a zero, soprattutto in posti come il Montana o il Minnesota. Quindi grandi sbalzi di temperatura, e quindi partiamo con attrezzature che vanno dalle spiagge dell'Oregon ai ghiacciai del Glacier National Park. Vabbè, allora la Tutto. prima foto fatela alla vostra macchina. Ok. E al bagagliaio, così abbiamo un'idea di come si parte Sì. all'avventura per la scoperta dell'America. E poi niente, buon viaggio, allora, Grazie a tutti voi per seguirci. buon viaggio ancora. Ciao Maria Teresa, ciao Grazie. Glauco, a presto. Ciao. Ciao Fabio.